Inter-Empoli 3-2, Simone, abbiamo il fiatone anche noi. È stata una partita che si è risolta solo ai supplementari. Ancora una volta abbiamo dovuto sudarla fino all'ultimo. La decide però Stefano Sensi, l'uomo che sembrava con più di un piede fuori da quest'Inter. Anzi, eravamo rimasti praticamente sorpresi del fatto che fosse in panchina, perché sembrava effettivamente chiusa l'operazione che doveva portarlo. Chissà, adesso vediamo che succede alla Samp. Invece no, invece gioca, scende in campo, entra bene e firma il gol decisivo. Chissà, dicevamo in diretta, che quel treno pronto per Genova non possa diventare il famoso aereo per Siviglia, che doveva portare Brozovic al Siviglia. Chissà che non possa essere ancora una volta una sliding doors. Io lo spero, io ci credo, anche perché in questa partita molto tosta, molto intensa, si fa male anche Correa, apre inevitabilmente a degli scenari di mercato di cui parleremo magari dopo, di cui parleremo magari più avanti. Però un Inter che ha giocato con tantissimi panchinari, un turnover forse troppo ampio, con una squadra che ha dato ampio spazio alle seconde linee, da Radu ad Ambrosio, Ranocchia, Di Marco in difesa, tutto il centrocampo reinventato con Vesino, Vidal e Gagliardini, eccetera. Non che abbiano fatto male, tra l'altro anche gli stessi Gagliardini, Vesino, secondo me hanno fatto abbastanza bene, Vesino con qualche errore di troppo, poi parliamo dei singoli, però inevitabilmente si è visto che va bene cambiare qualcosa, ma cambiare tutto ti porta inevitabilmente a perdere le distanze, perdere quella sintonia che abbiamo visto fin qui dall'Inter, che riusciva a cambiare 2 o 3 giocatori senza risentirne. Stasera forse un po' troppo. Il risultato è stato che contro un Empoli, che tra l'altro è una delle squadre che più ci stanno sorprendendo in questa stagione, che più stanno giocando bene, hai rischiato e siamo stati anche un po' sfortunati, secondo me, perché anzi, anche un po' troppo leziosi in alcune occasioni, non abbiamo concluso in porta quando potevamo, eccetera. Alla fine il risultato è stato che il gol l'abbiamo preso. Simo, ho letto tanti commenti negativi durante la diretta, qualcuno ha parlato di figuraccia da parte di quest'Inter contro l'Empoli. Io non sarei così cattivo. Dispiace essere arrivati ai supplementari, hai sprecato delle energie pesanti con una squadra palesemente stanca e che di fatto sta giocando tantissimo da ritmi elevatissimi. Però innanzitutto contro l'avversario devi sempre giocarci e non è mai semplice, anche soprattutto contro quest'Empoli che è arrivato a San Siro con la testa sgombra e voleva farti lo scherzetto. Diciamo, ecco, forse il rammarico per un turnover troppo ampio, però in fin dei conti il risultato poi l'hai portato a casa. Non so tu come ti posizioni da questo punto di vista e voglio sapere un po' la tua. Sì, diciamo che se ignoriamo per un attimo il risultato dei 90 minuti, l'impressione che ho avuto io fin dall'inizio è che questa Inter, come peraltro anche in parte noi stessi forse, sia partita già sicura di vincere. Una partita, un ottavo di Coppa Italia, con tante riserve in campo, tant'è vero che al di là del primo gol di Sanchez, poi l'Inter comunque non è che non abbia creato, però ha dato la sensazione di essere un pochino troppo leziosa e di non essere cattiva il giusto in attacco. Da qui poi si sviluppano quelle classiche partite che soprattutto in casa Inter siamo abituati ogni tanto a vedere, quindi prendi l'1-1, poi prendi il 2-1 e si stava per consumare, tra virgolette, lo psicodramma, se non grazie ad Andrea Ranocchia che si è inventato quel gol. Io francamente non riesco a giudicare questa partita come se fosse parte del percorso, cioè la ritengo un episodio veramente estremamente fine a se stesso, tra virgolette, cioè una partita da giudicare da sola, una partita che sia complicata appunto, ma non mi sento di rimettere in discussione nulla di quello che l'Inter ha fatto vedere al 19 gennaio, con la consapevolezza semmai diciamo, l'insegnamento che possiamo trarre da questa partita è quello di non sottovalutare veramente nessuna delle sfide che ti trovi davanti, perché il rischio è quello di non solo essere eliminati, ma banalmente sei passato, ma ti sei messo altri 30 minuti nelle gambe che in questo caso, in questo momento proprio non ci volevano. Assolutamente sì, e sono d'accordissimo con te. Per fortuna siamo quasi alla sosta, prendiamola da questo punto di vista. E Simo, stavo anche riflettendo, vabbè, io diciamo la prestazione oggi è molto difficile da giudicare,
è tornata un po' la pazza Inter, che sembrava fosse completamente sparita da qualche tempo a questa parte, invece nelle ultime gare soprattutto è tornato fuori questo spirito che forse è difficile privarsene del tutto, fa parte del nostro DNA nerazzurro e quindi dobbiamo anche in parte conviverci. Devo dirti, Simo, brevemente, parliamo anche dei singoli. A me è molto piaciuto l'approccio di Lautaro Martinez stasera, ne abbiamo parlato spesso con te in diretta, l'ho visto bello grintoso, bello carico, gli è mancata la finalizzazione, cosa che purtroppo sta diventando un po' parte del nostro percorso da questo punto di vista, però non mi è dispiaciuto. Molto bene anche Alexis, in alcuni casi lezioso, perde qualche pallone di troppo, però è sempre elettrico da questo punto di vista e riesce sempre a creare dei pericoli alla porta avversaria. I tre centrocampisti mi sono piaciuti abbastanza, soprattutto nei primi minuti. Poi però qualche errore di troppo da parte di Vesino. Vidal in alcuni momenti si fa un po' prendere troppo, secondo me, dalla sua irruenza da questo punto di vista. Molto meglio Gagliardini, che si conferma un'alternativa preziosissima da questo punto di vista. Ranocchia è risultato decisivo con il gol, difensivamente qualche buco forse di troppo, ecco, diciamo toccare tutti e tre i difensori forse è un po' troppo, questo lo abbiamo sicuramente visto stasera. In generale un turnover un po' troppo spinto, poi ci siamo corretti quando abbiamo premuto un po' sull'acceleratore, comunque l'Inter è tornata fuori ed ha portato a casa la vittoria. Dimmi anche tu un po' la tua sui singoli. No, sono d'accordo con te. Io poi credo che il discorso del turnover sia in parte, diciamo, può essere che in parte sia un errore di mister Inzaghi, che magari ha sopravvalutato il fatto di mettere una formazione così rimaneggiata. Dall'altro, secondo me, era proprio una necessità, perché già con l'Atalanta abbiamo visto una squadra che comunque in tanti singoli erano stanchi. Bastoni, mi ricordo proprio visivamente, era cotto, ma anche tanti altri. Quindi c'era proprio, secondo me, la necessità di dare una gara di riposo a gran parte dei titolari. E poi di fatto, come dicevo prima, alla fine non è che l'Inter non crea. Cioè, se noi giochiamo a livello mentale come al solito, questa partita magari la chiudi anche nel primo tempo. Il problema è che abbiamo sprecato troppo e poi ti sei complicato la vita, ma non è che abbiamo visto un Inter che con le riserve ha giocato... Allora, che ha giocato peggio del solito, sì, ma non così tanto peggio, almeno dal punto di vista offensivo. Poi invece difensivamente, come abbiamo detto anche in cronaca, abbiamo visto degli svarioni e una distanza tra i reparti soprattutto che mi ha ricordato l'Inter d'inizio stagione, quindi quello sì. E quindi ecco, che ci serva da lezione, posto che da qui in avanti non penso ci siano altre partite in cui avremmo anche solo la possibilità di fare questo turnover, perché anche in Coppa Italia banalmente al 90% incontrai la Roma, con tutto il rispetto per il Lecce, e quindi non dovrebbe più esserci questo problema. Tiriamo un bel sospiro di sollievo, archiviamo questa gara che poteva diciamo diventare una beffa più mediatica che di sostanza, secondo me, e guardiamo avanti che adesso manca una partita e poi c'è la sosta. Timo, io chiuderei con due considerazioni. Allora, innanzitutto, Denzel Dumfries sempre più titolare, meritatamente, in quest'Inter. E oggi mi ha dato dimostrazione, ho rivisto alcune trame offensive che vedevamo l'anno scorso quando funzionava alla perfezione la catena di destra, molto interessante. E come dicevi anche tu in diretta, l'ho visto finalmente dominare quella fascia, anche dal punto di vista fisico, molto bene secondo me Dumfries, sempre più preciso anche in zona gol, diventa veramente un fattore. Però da sottolineare, oggi tutti gli occhi da parte nostra, almeno ne abbiamo parlato anche nel pre-gara, erano per Joaquin Correa, ci aspettavamo una risposta da parte di Correa, purtroppo arriva all'ennesimo infortunio della sua avventura, sfortunatissimo, dopo 2 minuti sostanzialmente di gara, si fa male alla coscia, vedremo quelli che saranno i tempi di recupero, purtroppo immagino che non saranno brevissimi, visti anche un po' i trascorsi di Correa. Dall'altro lato però entra Sensi, che sembrava da questo punto di vista ormai fuori dall'Inter definitivamente, sembrava appunto sul treno per Genova, lo abbiamo ritirato giù, è sceso in campo, è stato decisivo. Io Simo alle sliding doors, come ti dicevo, ci credo, all'Inter oggettivamente con il KO di Correa e l'addio anche di Satriano, privarsi pure di Sensi, la rosa diventa oggettivamente troppo corta, secondo me. Quindi qualcosina in entrata servirebbe. A questo punto io ti chiedo innanzitutto, tanto vale tenersi i Sensi, perché io i giocatori che sanno giocare a calcio, i calciatori nella mia Inter li voglio e li vorrei sempre. È chiaro,
Se c'è qualcosa che non ci hanno detto, ok, cerchiamo di chiarirlo, ma se il problema di Sensi era solo la tenuta fisica, cioè proviamolo. Io stasera ho visto un Sensi che è entrato, ti ha dato dei colpi che non hai, poi il contributo in zona gol lo ha sempre dato quando è stato a disposizione. E secondo te basta tenere Sensi, lo terresti, oppure serve anche qualcos'altro? Poi lo approfondiamo magari a parte in un altro contenuto. Ma su Sensi, come diciamo in realtà da tanto tempo, è un bel mistero. Se il problema è la continuità, io penso che il problema sia la continuità, cioè anche tenendolo, finché a lui non dai la garanzia di giocare appunto con continuità anche a livello proprio di presenza in campo, non per forza 90 minuti, difficilmente tornerà ad avere un impatto decisivo. Però in certi casi, come dicevi anche tu, a livello di riserve abbiamo dei centrocampisti che, eccezione fatta per Vidal e nemmeno sempre, difficilmente ti danno qualcosa in più, perché Vecino non sai mai come entra ed ha un piede e mezzo fuori da Milano. Gagliardini ha una certa garanzia di rendimento, ma è un livello comunque che non supera certi standard. Sensi potrebbe essere la variabile che ti dà una mano in determinate partite. Quindi dopo averlo visto oggi è chiaro che è una partita sola, anzi uno spezzone Sì. di partita ed è difficile giudicare. Però è naturale, tu pensi a Brozovic che era sull'aereo per Siviglia e poi l'hai tenuto e è diventato quello che è diventato, pensi all'anno scorso Eriksen che in Coppa Italia segna il Milan su punizione, da lì in avanti diventa decisivo. Ci sono questi corsi e ricorsi storici. Io penso che già domani, se dovesse cambiare qualcosa nell'idea del mister e della dirigenza, sapremo qualcosa. E dovesse restare, io comunque sarei contento, perché sul discorso i calciatori li tengo sempre, inteso quelli che sanno giocare a calcio, io la penso assolutamente come te. Fateci sapere cosa ne pensate anche voi, scrivetelo nei commenti, aspettiamo i vostri giudizi su questa partita, vogliamo sapere i vostri migliori e peggiori di questa serata, ancora una volta da pazza Inter che batte Empoli e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Roma e Lecce. Fateci sapere i vostri pareri allora, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto. Vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto grazie ai vostri abbonamenti, che trovate qui sotto il tastino per abbonarvi. Grazie ai vostri abbonamenti possiamo permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti. Avete accesso anche a dei contenuti esclusivi che trovate nella sezione abbonati e soprattutto ci permettete appunto di portarvi ogni giorno interismo ed informazione interista. Quindi mi raccomando, sosteneteci qui sotto tramite gli abbonamenti e ci vediamo in diretta poi ogni giorno alle 19:30. Molto bene, si è chiusa la